Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo un sacco di notizie entusiasmanti da condividere con voi, dalle ultime novità nel mondo DC Comics, Marvel, Star Wars e altro ancora. Preparatevi a rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la cultura pop. Ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nelle notizie geek di oggi. Durante il Superman Day, DC Studios ha rilasciato un interessante dietro le quinte ricco di inedite sequenze e rivelazioni. Il video offre un primo sguardo completo ad Anthony Carrigan nei panni di Metamorfo e mostra ulteriori scene del misterioso Ultraman. Appaiono inoltre Lois Lane interpretata da Rachel Brosnan e Perry White di Wendell Pierce all'interno della redazione del Daily Planet, Hawkgirl Isabella Mersd, l'uomo d'acciaio David Corenswet alle prese con diverse sfide. Il dietro le quinte include anche interviste con il regista James Gunn e il cast. In aggiunta, le ultime novità di McFarlane Toys. Superman riceverà un romanzo prequel, Welcome to Metropolis, a giugno. Ecco la sinossi ufficiale, nel caso te la fossi persa. Clark Kent è un volto nuovo a Metropolis, che cerca di conciliare il suo nuovo lavoro al Daily Planet con la sua identità segreta di Superman, un potente metaumano, mentre scopre un pericoloso mistero che sembra essere legato al famigerato Lex Luthor. Scopri come il primo supereroe del mondo ha trovato il suo posto nella sua nuova casa in questo romanzo, prequel originale basato sul film. Il regista James Gunn, nel frattempo, ha condiviso dettagli interessanti. Questo film è interamente incentrato sull'umanità di Clark Kent. Sì, è un alieno proveniente da un altro pianeta, superpotente, ma è anche profondamente umano. Ha delle emozioni e ogni giorno si sveglia e cerca di fare le scelte migliori possibili, ma a volte fallisce, ed è di questo che parla questo film. Questo film parla di un personaggio complesso e credo che questo sorprenderà molto il pubblico. Non si vede molto nel trailer, ma ci sono relazioni complesse tra Clark e Lois e tra Lex Luthor e Clark. Interagiscono e hanno tutti valori diversi, e noi osserviamo come si rafforzano vicenda e come si indeboliscono vicenda. Si pensa che un altro trailer di Superman sia all'orizzonte, anche se solo di recente abbiamo avuto un'anteprima di 5 minuti e un breve dietro le quinte. Online è trapelato un video del nuovo costume di Superman, permettendo una visione ravvicinata del design. La costumista è Yudianna Makovsky, collaboratrice di James Gunn in precedenti progetti come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad. Il costume è stato creato in collaborazione con Gunn e Corenswet. David Corenswet si è detto entusiasta del ruolo, ma ritiene che la pressione maggiore sia su James Gunn, regista e mente del DCU. L'attore ha inoltre commentato di accogliere le critiche come opportunità di crescita professionale, sottolineando la visione particolare di Gunn e sperando di esserne all'altezza. Hot Toys ha condiviso un'anteprima della sua nuova figura dell'uomo d'acciaio di David Corenswet. Sebbene l'azienda di Hong Kong non abbia ancora svelato il personaggio completo, possiamo dare un'occhiata dettagliata alla texture della parte superiore del costume e della cintura. Hot Toys probabilmente presenterà questa action figure in scala 1/6 in tutto il suo splendore tra un paio di mesi. Non è ancora chiaro se verranno prodotti altri personaggi del film, anche se immaginiamo che la Justice Gang, Ultraman e Lex Luthor siano tutte ottime possibilità. Problemi dietro le quinte rallentano la produzione di The Batman 2 di Matt Reeves. I DC Studios, guidati da James e Peter Safran, attendono la sceneggiatura del regista. Pam Abdi ha sottolineato l'autonomia di Reeves. Sebbene si parli di riprese tra fine 2025 e inizio 2026, il sequel è in dubbio fino all'avvio effettivo. La data di uscita è al momento il 1 ottobre 2027. L'attore veterano Paul Ben Victor si unisce al cast di Lanterns. È stato scelto per un ruolo ricorrente chiave come Antaan, un extraterrestre devoto a svelare la verità e a ottenere vendetta contro coloro che hanno danneggiato il suo popolo. Consumato da un odio profondo e implacabile per la legge, è determinato a rendere giustizia a modo suo. Antaan non è un personaggio consolidato dei fumetti DC Comics, e basandosi sulla descrizione sopra, si ipotizza che Ben Victor potrebbe in realtà interpretare Atrocitus, il leader del corpo delle Lanterne Rosse. Il nuovo trailer dei Fantastici 4, Gli inizi, ha generato grande entusiasmo e una potenziale fuga di notizie sulla trama sta circolando. Questa anticipazione, pubblicata prima del trailer, sembra trovare conferma in alcuni punti. Si dice che il film inizi con un talk show che celebra i 4 anni dei Fantastici 4, ma la squadra è assente perché impegnata contro Red Ghost. Silver Surfer appare ad Halloween,
portando la squadra nello spazio dove Sue entra in travaglio e si scopre che il figlio Franklin ha poteri divini di manipolazione molecolare. I Fantastici 4 rifiutano l'offerta di Galactus di risparmiare la Terra in cambio di Franklin. Tornati a casa, il pubblico si rivolta contro di loro, portando ad un assalto al Baxter Building. La squadra si rifugia subterranea con l'aiuto di Sharon e dell'Uomo Talpa, ora loro alleato. Con l'aiuto di Silver Surfer, sconfiggono Galactus. L'Uomo Talpa e Sharon si innamorano, il pubblico torna ad adorare la squadra, che un anno dopo manca di nuovo al loro anniversario celebrativo perché è impegnata a salvare il mondo. Se questa fuga di notizie è veritiera, allora si tratterebbe di un film davvero divertente, con un'interpretazione fedele e comica dei personaggi. Il film, diretto da Matt Shakman e con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, uscirà nelle sale il 25 luglio 2025 e 23 luglio in Italia. La Marvel Japan ha lanciato una nuova ondata di prodotti. Include immagini inedite di Fantasticar, del team in costume e un'ombra di Galactus, che offre un'idea migliore di come sarà il suo iconico copricapo. Parlando alla Star Wars Celebration del suo approccio alla rappresentazione dei poteri di Reed Richards, Pedro Pascal ha affermato: Con Reed, il suo corpo può allungarsi, ma questo è un personaggio cerebrale. Credo che lo rivelerò completamente. Ho pensato alla genialità di un polpo. Non in senso letterale, ma l'ho messo nel mio subconscio. Sì. Questa è la più grande rivelazione segreta che ti abbia mai fatto. Insieme a nuove immagini della prima famiglia Marvel, un set Lego ha offerto una rivelazione completa di Galactus nell'MCU. Nonostante sia in forma di mattoncini, questa è considerata una delle migliori rappresentazioni del temibile divoratore di mondi. Marvel Studios e Marvel Comics stanno collaborando per un one-shot intitolato I Fantastici 4, Primi Passi, che uscirà nei negozi il 2 luglio. È la prima volta che lo studio collabora con la casa editrice per un fumetto ambientato nel mondo di uno specifico film dell'MCU. Questo manufatto è stato creato in stretta collaborazione con la Marvel Comics e il team creativo di I Fantastici 4, Primi Passi. Come potete vedere dalla copertina di fil noto, la prima famiglia Marvel sta combattendo contro uno dei mostri dell'Uomo Talpa, ricreando la copertina del primo numero dei Fantastici 4 del 1961. Il caporedattore di Marvel Comics, C.B. Cebulski, ha dichiarato: Come prima famiglia Marvel, i Fantastici 4 e le loro storie sono sempre stati al centro dell'universo Marvel. Con l'uscita del nuovo film prevista per la fine dell'estate, noi della Marvel abbiamo pensato che questa fosse l'occasione perfetta per riunire i nostri team in onore della loro eredità, sia nel mondo del cinema che nei nostri fumetti. È stato fantastico vedere i nostri team di publishing e studios scambiarsi idee per creare qualcosa di davvero speciale e unico nel suo genere, e non vediamo l'ora che i fan possano immergersi in questo fumetto, immerso nel mondo dell'MCU, e vivere l'esperienza dei Fantastici 4 come non li abbiamo mai visti prima di quest'estate. Il cuore della Marvel è sempre derivato dai fumetti, e Kevin e il team hanno portato in vita quelle pagine in modi straordinari con ogni singolo film. Con questo fumetto, stiamo unendo quei due mondi in un modo che pensiamo i fan ameranno. Brave New World è uscito in digitale il 15 aprile, prima di arrivare in Blu-ray il 13 maggio. Ecco un elenco completo di cosa aspettarsi. Scene eliminate. Un sentito ringraziamento. Il presidente Ross elogia l'agente Taylor per le sue azioni. La missione. Sam Wilson cerca di estorcere informazioni all'agente Taylor sul ring di box. Resta con noi. Il presidente Ross porge le sue scuse e rivolge un invito inaspettato a Isaiah. Contenuti speciali. Assumere il ruolo. Unisciti al cast e alla troupe mentre approfondiscono il passato, il presente e il potenziale futuro di Sam nell'MCU. Vecchi punteggi, nuove cicatrici, dalle protesi agli effetti visivi, fino alle acrobazie, scopri tutto su questi formidabili nemici e su come prendono vita. Errori sul set. Goditi alcune divertenti scene tagliate sul set con il cast e la troupe. Commento audio. Ascolta il regista Julius Ona e il direttore della fotografia Kramer Morguntav parlare del film. Captain America, Brave New World, in 4K UHD, sarà disponibile in una steelbook da collezione in edizione limitata con artwork e confezione personalizzati. Sarà disponibile anche un Blu-ray pop-up esclusivo per Walmart che si snoda in una splendida scena in 3D con Capitan America che affronta Red Hulk. L'avventura animata wakandiana Eyes of Wakanda arriverà su Disney Plus ad agosto. Ma prima,
Un'anteprima esclusiva del primo episodio si terrà a giugno all'Annecy International Animation Film Festival in Francia, evento leader nel settore. Todd Harris, creatore, regista e produttore esecutivo, sarà presente il 9 giugno per una proiezione e una sessione di domande e risposte, con anticipazioni e nuove immagini. La serie in 4 episodi, prodotta da Ryan Coogler e definita strettamente legata all'MCU, narrerà le missioni degli Atut-Zaraze per recuperare manufatti di vibranio nella storia di Wakanda. Brad Winderbaum sottolinea l'azione intensa e la narrazione fantastica, che espandono la storia di Wakanda nell'MCU. Il debutto su Disney Plus è fissato per il 6 agosto 2025, con un cast vocale che include Winnie Harlow, Cress Williams e Anika Noni Rose. Universal Pictures ha rilasciato un breve dietro le quinte per il loro imminente blockbuster estivo Jurassic World La Rinascita, che include alcune riprese inedite e rivela come il nuovo film sia più connesso all'originale di qualsiasi dei precedenti sequel. Il modo più evidente in cui il film si ricollega all'originale è riportando lo sceneggiatore di Jurassic Park e il mondo perduto, David Koepp. Nel video, Koepp anticipa la sequenza del T-Rex su battello fluviale, che promette di essere uno dei momenti più emozionanti del prossimo film e una scena che è stata essenzialmente 30 anni in lavorazione. Gareth Edwards ha diretto il film, con una sceneggiatura di David Koepp. La Star Wars Celebration Japan 2025, tenutasi a Tokyo dal 18 al 20 aprile 2025, ha rivelato diverse novità per il futuro della saga. Maul Shadow Lord, la serie animata, seguirà Darth Maul dopo gli avvenimenti dei film Solo e Rebels, con Sam Witwer di ritorno come voce e l'introduzione di un apprendista Twi'lek. Dave Filoni e Atena Portillo produrranno. Star Wars Starfighter, nuovo film ambientato dopo l'ascesa di Skywalker, vedrà protagonista Ryan Gosling e sarà diretto da Sean Levy, con riprese in autunno e uscita prevista nel 2027. Rivelate nuove scene per il film The Mandalorian e Grogu, previsto per il 2026. Sigourney Weaver si aggiunge al cast. Presentato il secondo story pack del videogioco Star Wars Outlaw, a Pirates Fortune. Star Wars Young Jedi Adventures, la serie animata per bambini con nuovi personaggi, ritorna con la terza stagione. Seconda stagione di Light and Magic, annunciata la nuova stagione della docuserie sugli effetti visivi della ILM. Presentati diversi manga e artbook dedicati a Star Wars. Numerosi attori e creatori della saga hanno partecipato all'evento. In breve, la convention ha offerto un ricco programma di annunci riguardanti film, serie TV, videogiochi, libri e celebrazioni per i fan di Star Wars. La prossima Star Wars Celebration si terrà a Los Angeles, California, dal 1 al 4 aprile 2027. Questo evento speciale celebrerà il 50° anniversario del primo film di Star Wars, Episodio 4 Una nuova speranza, uscito nel 1977. La 20th Century Studios ha pubblicato all'inizio di questa settimana il primo trailer del prossimo film, Predator Badlands, e il regista Dan Trachtenberg ha condiviso alcuni nuovi dettagli. Il regista conferma che il film sarà ambientato nel futuro e almeno in parte sul pianeta natale dei Predators, Yautja Prime, e seguiremo le vicende di Dec interpretato da Dimitrius Schuster Kolo Amatangi, che unisce le forze con una donna misteriosa, Elle Fanning, dopo essere stato esiliato dal suo clan. Una delle cose più interessanti del film è che siamo su Yautja Prime. In questo film c'è molto dell'universo esteso. Abbiamo follemente deciso di trattare la lingua in modo appropriato, come l'elfico per il Signore degli Anelli, solo che per questi ultimi ci sono più precedenti. Per quanto mi ispirino i film, sono stato molto ispirato dai videogiochi come Shadow of the Colossus, dove hai un protagonista in coppia con qualcun altro che fornisce colore e connessione. C'è una cosa con un cavallo in Shadow of the Colossus che è devastante quando giochi. E quindi Predator Badlands è stato un po' ispirato da questo, dal desiderio di vedere Predator con qualcun altro, questo personaggio che è il suo opposto. Lui è molto laconico, Fanning non lo è. Lei è capace in modi che lui non ha. Fisicamente, ha una vera caratteristica che non vedo l'ora che possiate vedere. Ma voglio che alla fine qualcosa di questo parli da sé. A quanto pare, Fanning avrà in realtà un doppio ruolo, quello di sorelle gemelle, forse 2 versioni dello stesso modello di androide. Infine, Trachtenberg chiarisce che questo sarà un tipo di film di Predator molto diverso. È un'oscillazione enorme, folle, e credo che sia questo che spinge la gente a sedersi. Se volete la solita esperienza di Predator, potete cliccare su Predator o Prey o su qualsiasi altro,
A seconda di quello che vi piace di più. Trachtenberg dirige e produce insieme a John Davis, Mark Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O'Connor. Il film uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche il 7 novembre in IMAX, Dolby Cinema, Cinemark XD, 4DX, ScreenX e nelle sale premium di tutto il mondo. Mentre la comunità di fan di Dragon Ball continua a elaborare la perdita inaspettata del leggendario Akira Toriyama, avvenuta il 1 marzo 2024, il suo successore designato, Toyotaro, ha rassicurato i lettori. Il manga di Dragon Ball Super continuerà anche dopo la pubblicazione dell'ultimo volume di raccolta. La copertina dell'ultimo volume raffigura Piccolo Arancione, Gohan Bestia, Goku Ultra Istinto, Vegeta Ultra Ego e Broly Super Saiyan Full Power. Toyotaro ha affermato: E i personaggi sulla copertina del volume 24 sono tutti nella loro forma più forte. Come ho detto prima, volevo mostrare l'equilibrio di potere tra tutti e 5, quindi l'ho disegnata in questo modo. Ho lavorato più duramente che mai su questa copertina, ma non credo che potrò dedicare così tanto tempo a un'altra copertina in futuro. Inoltre, sul retro, c'è Black Freezer, la cui differenza di potere è anch'essa preoccupante. Sembra che il terrificante Black Freezer sia sceso al trono, diventando il mortale più potente in assoluto, secondo Toyotaro superando persino Goku e Vegeta. Naturalmente, il potere divino degli angeli e degli dei della distruzione rimane intoccabile, per ora. Al momento non si sa quando uscirà in Giappone il prossimo capitolo di Dragon Ball Super. Il volume 24, che raccoglie i capitoli 101 a 104, è stato pubblicato all'inizio di aprile ed è il volume finale della Super Hero Saga. Questo è tutto per oggi. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.